Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Mattino Milan di mercoledì 9 ottobre del 2024. Buona giornata a tutti, buon mercoledì, saluta Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Questa è l'unica cosa vera, diciamo, di questa giornata. Poi iniziamo a parlare un po' di altro. Iniziamo a parlare un po' di altro perché si sta creando una sorta di universo parallelo, ma è giusto parlarne di tutto questo. Oggi vi chiedo io i like, ma non per altro perché sgravo Harry per una volta tanto, ma perché, insomma, dobbiamo iniziare a fare una sorta di... Non son mai stato quello che dà patenti di tifo, eccetera, però iniziamo a dividerci un po', perché andare dietro a certe determinati tipo di corrente rischiamo di fare il male del Milan, non della radio, non di noi, eccetera, del Milan. Gazzetta dello Sport di oggi: Teo il grande gelo, multato e squalificato, ma chiede un super stipendio, vuole oltre 8 milioni, il Milan dice no, il rinnovo deve meritarlo. Non è vero, molto semplice, non è vero. Non è vero che chiede 8 milioni, non è vero che si sta parlando del suo contratto. Eh già, è così, la situazione è così. Poi ovvio ognuno ha le sue fonti, ognuno ha le sue notizie, ognuno scrive quello che vuole, ci mancherebbe altro, però noi vi possiamo dire quello che sappiamo noi. È una fonte piuttosto diretta, ma veramente diretta in No, questo ragazzi, caso. si può anche dire, insomma, dai, No, no, ormai. dillo pure. L'agente del giocatore, come abbiamo già detto in quest'estate, come vi abbiamo detto in settembre, come vi possiamo dire oggi 9 ottobre, e ve lo possiamo dire oggi 9 ottobre perché è di oggi 9 ottobre, non ha sentito il Milan da mesi per il rinnovo di contratto di Teo. Ergo, la questione delle cifre, che sarebbe per di più lo step successivo, è falso del falso, perché a questo punto la questione cifre viene, siccome viene dopo l'inizio delle contrattazioni, siccome nemmeno c'è stato un primo contatto, capite bene che è completamente no. E allora l'idea è: ma com'è che ci si inventa certe cose? Evidentemente si ascolta soltanto un lato della medaglia, della vicenda. Si sta guardando solo un lato della medaglia. Si sta ascoltando soltanto qualcuno che forse ha piacere a far uscire determinato tipo di notizia proprio ora. Perché ragazzi, non è che si inventano le cose così, perché io mi sveglio al mattino. Non succede così. E neanche perché, qualcuno è brutto e cattivo e il Milan è la povera vittima. Non succede così, purtroppo, perché sarebbe molto più bello. Vorrebbe dire avere compattezza all'interno quantomeno del lato Milan. E invece non succede così. No, ma anche perché Simo, cioè noi facciamo questo lavoro anche, no, cercando di confrontare le diverse direzioni, i diversi spunti che arrivano, le diverse notizie. Stamattina ci svegliamo tutti con questa notizia, e quindi io di conseguenza ho fatto quello che ho fatto nei mesi precedenti, cioè ho telefonato a chi di dovere, e la risposta è stata categorica. Non ci sono contatti con Furlani o con nessuno del Milan da mesi e mesi. Se si parla di cifre, si parla con la gente e non col giocatore, quindi è impossibile che escano cifre relative, perché io in 40 anni di carriera non ho, cioè non io personalmente ovviamente, non ho mai detto bugie e non sono mai uscite mie bugie, quindi non si parla di cifre. Se vedete il vecchio rinnovo di contratto capite che le cifre sono forse una delle ultime cose nei rinnovi di contratti di Teo Hernandez, che ha messo davanti e spesso tante altre cose, soprattutto la famiglia, soprattutto lo stare bene in una certa città, cosa che è già accaduto, col rinnovo precedente di Teo Hernandez. E anche in questo caso è così, cioè è un giocatore che è felice di stare qui, coi suoi pregi e difetti, lo sappiamo, però la notizia è un'altra, la notizia è: questa cosa degli 8 milioni non è vera.
non si è parlato di cifre, perché non ci sono Come con il Milan che dice no al rinnovo a 8 milioni, perché semplicemente non se n'è parlato. Cioè, ragazzi, visto che piace questa locuzione, è un non evento. Tanto piace queste 2 parole. Ragazzi, non c'è. Così come non era vero a giugno, a luglio, quando veniva fatto filtrare che si sarebbe fatto in settembre-ottobre, perché siamo in settembre-ottobre e non viene fatto. E poi ci prendiamo come al solito dei cattivoni, perché ve lo diciamo in luglio, perché quando si ha una notizia la si deve dare, non è che bisogna stare zitti, perché non siamo un Milan Club e non siamo neanche, diciamo così, all'interno della società. Siccome parliamo del Milan, ma dall'esterno, è giusto dare notizie quando le si ha. No, se no era plurale. Quindi non era vero che se ne sarebbe parlato in settembre-ottobre, perché non era un procrastinare per il mercato, era un procrastinare punto. Così come è stato visto in settembre-ottobre, siamo il 9 di ottobre, escono le notizie, ma nessun contatto ancora c'è stato. Quindi ognuno poi tragga le proprie conseguenze, insomma, se volete dar contro a Tizio e a Caio, se volete dire ah, cattivi che ci scrivono gli articoli contro, è tutta colpa dei cattivoni dei giornalisti. No, ma poi io Inizia a capisco guardarmi anche un sì po' bene. un'altra cosa, capisco anche un'altra cosa, anche se c'è qualcuno che le lezioni le ha imparate nel corso del tempo, c'è qualcuno che non dà proprio credito, no, ad alcune fonti. Io capisco che la potenza che ha un giornale come la Gazzetta dello Sport sia incredibile rispetto magari anche a noi stessi, ma lo ammetto con molta onestà. Ci mancherebbe. Ehm Detto questo, ognuno cerca di reperire le proprie notizie, e noi qui abbiamo una fonte, cioè, veramente iperdiretta. Quindi noi questo vi diciamo, questa è la notizia che abbiamo raccolto noi, e più che altro magari una sorta di smentita, no, verso quello che è uscito stamattina, e poi voi siete ragazzi liberissimi di credere a una cosa o un'altra, entrambe, nessuna delle 2, cioè nessuno vi deve dire cosa f credere e cosa non credere. Noi vi diciamo quello che abbiamo saputo noi, in massima onestà, in massima, umiltà, anche in massimo lavoro, perché comunque stamattina appena è uscita questa cosa ci siam messi subito a lavorare per. E questo è, cioè, ripeto, le questioni delle cifre non sono vere, ma semplicemente perché sono mesi e mesi che non c'è uno straccio di contatto tra la gente e il Milan. Punto. Ma mi è stato proprio detto chiaro, tondo, lineare, pulito, ribadito, scandito, perché poi parlando in spagnolo, io sì, so lo spagnolo, ma non è che sono madrelingua. Quindi mi è stato proprio scandito, ribadito e precisato questo, cioè sono mesi e mesi che non ci sono contatti. Se si parla di cifre si parla con la gente, ma se la gente non si contatta è difficile arrivare a dire delle cifre. Tanti io lo so che sotto questo video arriveranno i commenti, ma che siamo liberi di farli, ci mancherebbe altro. Ah, ma è giusto che vada via, ma tanto guardate come si comporta, eccetera, eccetera. Qui la questione è diversa, non stiamo dicendo che deve rinnovare, se il Milan non rinnova fa una cattiva cosa, è una cosa diversa. Stiamo dicendo che questa esposizione sul rinnovo di Teo non è corretta. E sarebbe invece corretto, questo è la seconda parte, invece aprirlo, sto benedetto canale per il rinnovo di Teo Hernandez. Anche perché non sarà una questione di 8 milioni, 9 milioni, 10 milioni, non sarà una questione di mega cifre, è una questione di volontà che per adesso non c'è, perché nessuno ha tirato sul telefono. Quindi queste cose sarebbero da valutare un po'. Sì, ma poi cioè, Teo Milan è ehm scontro, cioè veramente siamo ma è scontro de che? Ma quale scontro? Non si son sentiti, non si sentono. Qual è lo scontro? Dov'è lo la guerra fredda al massimo, che non c'è aria, ma non, cioè, non è scontro, non ci sono stati contatti, cioè poi scriverete sotto nei commenti che siamo incattivoni, scrivetelo pure. Come viene fatto passare che Sandro Tonali vuole andare al Newcastle, come viene fatto passare che Kalulu vuole andare alla Juventus, che si presenta al J-Medical con un muso fino al centro della terra.
volete credere che siano i giocatori che vogliono andar via? Cioè, credeteci ragazzi, non siamo qui a dirvi dovete credere a quello che vi diciamo noi. Noi proviamo a dirvi la nostra versione e quello che sappiamo noi. Che spesso, apro parentesi, spesso poi le cose vengono al pettine, viene fuori che così, chiudo parentesi, non per flexare o per essere i fighi, ma perché poi è lo stato dell'arte, come le cose che vi raccontiamo sullo stadio, come vi raccontiamo anche tante altre cose che poi dopo magari qualche mese vien fuori che era come s'era detto. Però è così su Teo Hernandez, cioè non esiste scontro perché non esiste allaccio, cioè non Anche esiste. perché lui vuol restare, cioè non è che è Anche molto perché lui vuole semplice. rimanere, cioè lui ha la famiglia qua, un figlio qua, la compagna qua, è qua da una vita, sta bene. Se diciamo, se fosse arrivata un'offerta secondo me qualche anno precedente non l'avrebbe accettata. Teo sta bene qui, ma lo dimostra anche poi l'ha dimostrato nel corso degli anni, l'ha dimostrato l'anno scorso quando viene messo a fare il difensore centrale che si rinnova, lo dimostra quest'anno quando fa buone prestazioni. Lasciamo perdere le cattive prestazioni che ci sono e gli errori che commette con la fascia del Milan che ci sono, per carità del Signore, però Teo Hernandez sta bene a Milano, perché Milano gli ha dato una grande chance a Teo Hernandez. E quindi, perché? Cioè, che bisogno c'è di fare così? E, Vabbè. no- e guardate, ve lo dico col cuore a sto giro, perché non è un problema di Gazzetta dello Sport, perché poteva uscire su qualsiasi altro organo di informazione grosso, eccetera. Non è un problema di Gazzetta, è un problema di fonte qua, purtroppo. A proposito, e chiudiamo, no, perché ieri chiudiamo col sorriso, va che è meglio. Ieri mi è capitato di vedere la storia dei bot. Non so se ti No, hai visto. fortunatamente mi son perso Fortunatamente, questa qua. bravo Henry, meno male, buon per te. No, addirittura inventare, non è neanche un'invenzione, cioè è talmente surreale che fa ridere. Di agenzie che creano bot per parlare male del Milan sotto i commenti video, sotto i commenti social, sotto i commenti del Milan, eccetera. Cioè, ma ti dico, in parte, qualcuno che arriva a fare questi pensieri è perché forse il pensiero di farlo per davvero, ma al contrario, ce l'ha. Se no non ti viene in mente sta vaccata atomica dell'agenzia che crea i bot. Ma va bene. Pure No, questo le ci rende conto persone che è sono veramente un periodo semplicemente tragico stanche, cioè le questo. i tifosi del Milan sono semplicemente stanchi e manifestano il loro dissenso. Non è che stiamo qui a Sì, sì. creare i Come profili cos'era? fake. Ottobre scorso, quando uscivano i pezzi sul malcontento social dei tifosi, che era soltanto una Sì, è robina il Pioli out era un fenomeno un social, le fenomeno persone in realtà social, son sì, sì, sì. contente. Perfetto, abbiam proprio visto che era così. Sì, vabbè, evidentemente, non so, il sentiment non funziona. Henry, grazie. Ciao, ci ritroviamo oggi nel corso della giornata tra lance e talk. Al talk magari vediamo qualche dettaglio in più o comunque cerchiamo di carpire qualche informazione in più sempre su questa questione. Ragazzi, non fatelo per noi, fatelo per voi. Eh. Scremate, analizzate bene prima di prendere notizie per vere. Fermatevi un secondo, respirate 10 secondi e Perché cercate di tanto ormai capire una roba del genere ormai è andata fuori e ci saranno ovviamente, giustamente, tifosi del Milan che l'hanno presa per buona e no, adesso Teo è il cattivo che oltre a fare quello che ha fatto di male, sbagliatissimo, che ha fatto ultimamente, è pure quello che pretende 8 milioni. Via, calci nel sedere, via, fuori. Ma no, ma l'intento vedrai sì, ma che qualcuno lo prenderai proprio sa. per lui. Quello che vi chiediamo a tal proposito è, se riuscite, condividete questo video con più milanisti possibili, perché comunque è giusto che arrivino, è giusto, non lo so, è lecito che arrivino certe notizie, è lecito anche che ne arrivino delle altre. Quindi se vi va condividete questa diretta, questo video e con chi volete per l'altra campana, ecco, per l'altra campana. Ciao Henry. Ciao.